Ehi là, bentrovati sul mio canale. La volta scorsa vi ho parlato del perché dovreste scrivere dei racconti brevi, quindi oggi vorrei darvi dei consigli su come impostarne la scrittura. Numero 1. Appuntatevi ogni idea che vi viene in mente, in qualsiasi momento, per quanto piccola possa essere, fate tipo un elenco puntato su Word. E quando parlate con amici di argomenti particolari, pensate sempre se se ne possa trarre un racconto interessante. Per esempio, 2 racconti che trovate sul mio sito, che sono Il piano astrale e Xenomelia, li ho scritti ispirandomi ad argomenti che sono saltati fuori mentre ero a cena con un'amica dalla mente contorta. Scherzo, Ele. Numero 2. I racconti brevi sono dei concentrati. Solitamente vanno da poche centinaia di parole a poche migliaia di parole. Online trovate dei range approssimativi, però io sono restio dal mettere dei paletti sia inferiori che superiori. Se superate la 10ª pagina di Word può essere un indizio che il racconto che state scrivendo non è esattamente corto. Ma anche se sono brevi non vuol dire che manchino di struttura. Un racconto breve è un concentrato di narrazione, ma vanno comunque sviluppati i personaggi e può seguire tutte le fasi di un romanzo, quindi inizio, inciting incident, svolgimento, breaking point e finale. Come sarà la struttura dipende molto dal tipo di racconto che state scrivendo e su cosa vi volete concentrare. Numero 3. Less is more. Cosa è meglio evitare in un racconto breve? Data la sua breve durata, non è necessaria una trama complicata o tanti personaggi secondari, perché c'è già abbastanza carne al fuoco. Anche perché, volendo scrivere un racconto breve, è meglio andare dritti al punto, senza perdersi in dettagli che non farebbero altro che allungare il brodo. Numero 4. Progettazione. È importante che sappiate dove volete far andare a parare la storia fin dall'inizio. Dovendo il testo essere così sintetico, non c'è tempo di iniziare a scrivere e andare a braccio, finireste solo per dilungarvi in dettagli inutili. Quindi vi consiglio di pensare bene a quello che volete scrivere e fare un elenco dei punti da andare a toccare, sia per la trama che per lo sviluppo del personaggio. In questo modo avrete un'idea chiara dell'andamento del racconto e potete rendervi conto fin da subito se il racconto vale la pena di essere scritto o se magari risulta essere un po' noioso e ha bisogno di altre idee. E parlando di idee passiamo al punto 5. Ricordate che un racconto breve non ha bisogno di una trama complicata con diverse diramazioni. Spesso è sufficiente un singolo concetto che faccia riflettere il lettore. Spesso l'idea di base è sufficiente se narrata in modo corretto. Per esempio, nel mio racconto Animali veloci e cacciatori lenti, l'idea era semplicemente di concentrarmi sulle sensazioni fisiche e psicologiche che Arvid prova durante la sua prima trasformazione in lupo mannaro, mentre in Punto di non ritorno stavo girando intorno all'omonimo concetto. Punto 6. Personalmente, spesso mi piace concludere i racconti con un finale a sorpresa. Come detto prima, in un racconto breve non avete tempo di svolgere una trama complicata, però c'è decisamente il tempo per descrivere una situazione e poi stravolgerla con poche righe finali, in modo da sorprendere il lettore e da fare in modo che si ricordi del vostro racconto per tutto il resto della sua vita. Numero 7. Read to win. Se ancora vi state chiedendo come possono essere strutturati dei racconti brevi, alla fine siamo sempre lì. Per imparare a scrivere è fondamentale leggere. Andate sul sito a leggere i miei racconti, vi lascio il link in descrizione. E nel caso voleste leggere degli autori un filo più famosi, vi consiglio Sentinella di Frederick Brown, e potete trovarlo in molte antologie, e La nave bianca di Lovecraft. Vi lascio i titoli e i nomi in descrizione così potete trovarli facilmente. Sono entrambi dei racconti stupendi e ve li consiglio caldamente. Inoltre vi consiglio di guardare la serie Love, Death and Robots su Netflix, perché è una serie antologica composta da 18 corti animati, di cui tutti tranne 2 sono degli adattamenti tratti da racconti brevi. Non solo questi corti hanno una qualità tecnica spaziale e sono sicuro che vi piaceranno, ma in questo modo in poco tempo vedrete tantissimi racconti, ognuno con la sua struttura. A chi può essere scettico sul fatto di imparare a scrivere guardando dei corti animati, dico che si sbaglia, perché idea, cliffhanger, struttura, ritmo, progettazione sono tutte cose che dei corti, come dei film, hanno in comune con i racconti brevi e i libri. Semplicemente i primi vengono trasmessi tramite immagini su uno schermo, mentre i secondi tramite parole su carta. Però imparate a gestire bene tutte le cose sopracitate e vedrete che non avrete problemi a trasmettere ciò che avete imparato da schermo su carta. E con questo è davvero tutto. Se vi piacciono i miei racconti e i miei video, considerate di supportarmi su Patreon.
E ovviamente iscrivetevi al canale, mettete like, scampanellate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!